Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Tramp Nano, ultimissima nata in casa immersione RC. Sarà all'altezza della Tramp HV? Scopriamolo insieme, intanto se volete acquistarla vi lascio qualche link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la Tramp Nano, un set di cavi, un termorestringente, un supporto 20x20 e un pad biadesivo. La prima cosa che possiamo notare è questa piccola scheda collegata alla VTX, si tratta della TNR Board. Grazie a questa scheda possiamo configurare la VTX tramite il TNR per piloti o per direttori di gara. Ho già avuto modo di parlarne ampiamente durante la recensione della Tramp HV, quindi se volete approfondire vi rimando all'altro video. A mio parere l'idea della scheda TNR è buona, tuttavia la scarsa diffusione la rende di fatto inutile, quindi la prima cosa che farò sarà rimuoverla. Il biadesivo fornito in dotazione serviva per fissare la TNR sul frame. Le misure della Tramp Nano sono estremamente contenute, parliamo infatti di 18 mm x 13 mm. Il peso è di 4 grammi. La prolunga per l'antenna è da 5 cm, il connettore alla base è UFL, mentre per l'antenna abbiamo un SMA. Il connettore UFL di questa VTX ha un blocco di sicurezza che è comodo per non far saltare l'antenna in caso di urti. Per rimuovere il blocco portiamo la parte metallica all'indietro. Adesso l'antenna si rimuove facilmente. Per ribloccare il connettore riportiamo in avanti la letta di metallo. C'è da dire che quando la VTX è protetta con il termorestringente difficilmente il connettore si sfila, ma avere un'ulteriore sicurezza non guasta. Vediamo ora le specifiche della Tramp Nano. I canali sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo regolare la potenza tra 25, 100 o 500 mW. La tensione in ingresso è di 5 V. Abbiamo la telemetria per regolare tutte le impostazioni dall'OSD di Betaflight, ovviamente con protocollo Tramp. Queste caratteristiche sono relative alla versione internazionale, per la versione americana ed europea si applicano delle restrizioni che vi riporto in questo schema. Un altro accessorio che ci viene fornito in dotazione è questo supporto, in modo da poter sistemare la Tramp sopra uno stack 20x20. Nel caso vogliate usare questa scheda vi consiglio di mettere solo una goccia di stagno in questo punto, in modo da poterla togliere molto facilmente nel caso non vi serva più questa soluzione. A questo punto è venuto il momento di saldare i cavi alla VTX per fare i collegamenti col flight controller, prima però vediamo di capire bene quali fili saldare e dove. Partendo dall'alto con la Tramp in questa posizione, il primo pad è quello video, qui saldiamo il cavetto giallo. Dopo saldiamo questo cavetto nel pad V-Out del flight controller. Il secondo pad è un'uscita 5 V per alimentare la videocamera FPV. Questo pad è opzionale e io di solito non lo uso perché preferisco alimentare la videocamera FPV direttamente dal flight controller. Se voi volete usarlo ricordatevi di scegliere il cavetto arancione. Il terzo e quarto pad sono terra e 5 V e servono per alimentare la nostra VTX. Come abbiamo già visto, la Tramp Nano può essere alimentata solo tramite back a 5 V. Se la colleghiamo direttamente alla batteria, la bruciamo immediatamente. Quindi sulla scheda cerchiamo un GND e un 5 V e saldiamo rispettivamente il cavo nero e quello rosso. L'ultimo pad è per la telemetria e va collegato su un TX di 1 watt libera. Per questo pad usiamo il cavo bianco. Come vedete ho saldato e collegato i fili seguendo lo schema che abbiamo appena visto. A questo punto avviamo Betaflight per fare tutte le configurazioni. Per iniziare andiamo in port e in periferiche scegliamo VTX IRC Tramp. Io ho collegato il cavo telemetria nel TX3, quindi seleziono la riga della UART 3. Se avete Betaflight 4.1 superiore si rende necessario configurare le VTX table, troviamo quella della Tramp Nano e di tanti altri su questo sito internet, vi lascio il link in descrizione. Qui possiamo scegliere la versione in TXT da caricare via CLI o JSON da caricare nella pagina VTX. Tra le due versioni non c'è nessuna differenza, solo che qualche volta la versione in JSON non salva le impostazioni, quindi anche se più complicato sarebbe meglio caricarla via CLI.
In ogni caso questo video vi spiega come installare la VTX Table sia usando il TXT che usando il JSON. Se non sapete come fare vi suggerisco di dargli un'occhiata. Scarichiamo il file appropriato alla nostra VTX e ritorniamo su Betaflight. Dopo aver caricato la table abbiamo finito, possiamo uscire da Betaflight. A questo punto è venuto il momento di verificare la potenza con l'RF Power Meter dell'immersione RC. Per mantenere bassa la temperatura durante il test posiziono questa ventola vicino alla scheda. Tramite USD di Betaflight analizzo tutte le potenze a partire da 25 fino ad arrivare a 500 mW, prendendo il valore dopo un minuto di lavoro. Per comodità arrotondo il valore e velocizzo il video. A 25 mW segna circa 20 mW. A 100 mW segna circa 60 mW. A 500 mW segna circa 260 mW. Non nascondo che il risultato del test mi ha lasciato deluso e sinceramente non mi aspettavo un valore di soli 260 mW per la massima potenza. La Tramp Nano dispone di un sistema che riduce la potenza quando la VTX diventa troppo calda e per questo va posizionata in un punto ben areato del frame. Tuttavia durante il test la VTX aveva la ventola puntata sopra e a fine test anche toccandola non era poi tanto calda. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Innanzitutto se cercate una VTX ad alti milliwatt e avete abbastanza spazio nel frame potete trovare sicuramente di meglio. Ad esempio la Tramp HV che ho recensito sul canale si è comportata molto bene ed è la VTX che uso attualmente sul mio drone principale. C'è da dire che le dimensioni di questa VTX sono molto contenute, quindi anche se non raggiunge le aspettative potete prenderla in considerazione se dovete usarla su quad da 3 pollici o meno. Anche in ambito racing, dove sono richieste basse potenze, potrebbe essere una possibile scelta. Per tutti gli altri casi dove soprattutto non avete problemi di spazio, il mio suggerimento è di rivolgervi ad altro. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Tramp Nano. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei Patreon cliccando il link a fine video.